Salve gente, io sono Luca e questo video è pensato per quelle fantastiche persone che stanno imparando l'italiano. Se volete parlare bene l'italiano, continuate a guardare perché in questo video vi parlerò di 3 epiche espressioni usate dai madrelingua italiani. Più precisamente, in questo video vi volevo parlare di 3 espressioni con la parola fagiolo. La parola fagiolo probabilmente, anzi quasi sicuramente la conoscete. Qui con me ho una scatoletta di fagioli, quindi fagioli in scatola. Qui dentro ci sono dei fagioli, singolare di fagioli è fagiolo. Nello specifico questi fagioli si chiamano cannellini, anzi no, borlotti, quindi fagioli borlotti, questa è una varietà di fagioli. Poi ci sono i fagioli cannellini, un altro tipo di fagioli. Comunque sia, avete capito cosa sono i fagioli. La prima espressione di cui vi volevo parlare è casca a fagiolo, oppure alcune persone dicono ci casca a fagiolo. Poi c'è la variante capita a fagiolo. Io vi dico queste forme, cioè la terza persona singolare al presente, perché questa espressione la sentirete prevalentemente, se non esclusivamente, a questa persona e in questo tempo. Chiaramente l'infinito sarebbe cascare a fagiolo oppure capitare a fagiolo. Il verbo capitare probabilmente lo conoscete. Capitare è una variante, diciamo, più familiare di succedere, quindi capita a fagiolo può essere parafrasato come succede a fagiolo. Il verbo cascare invece è un po' più colloquiale, forse non lo conoscete, comunque sia cascare è una variante di cadere. Quindi casca a fagiolo vuol dire cade a fagiolo. L'etimologia di questi modi di dire con la parola fagiolo non è troppo chiara, ci sono varie teorie. Una teoria secondo me molto interessante e affascinante è questa. Secondo alcuni si direbbe che qualcosa casca a fagiolo, cioè cade a fagiolo, perché un tempo i fagioli venivano raccolti quando erano molto maturi, quindi bastava un semplice tocco e il fagiolo cadeva. Non c'era bisogno di tirare, no? Bastava toccare e il fagiolo cadeva. Quindi, secondo questa teoria, casca a fagiolo si riferirebbe proprio a questa circostanza. E quindi casca a fagiolo andrebbe interpretato come cade come un fagiolo, perché come dicevo prima, cascare è una variante di cadere. Ma cosa vuol dire casca a fagiolo oppure capita a fagiolo? Vuol dire che una determinata cosa succede proprio nel momento giusto. Ma facciamo subito un esempio. Facciamo finta che io sia uno studente del liceo, no? Facciamo finta che mercoledì prossimo io abbia un compito in classe, magari un compito in classe di matematica, no? Quindi mi devo preparare perché mercoledì prossimo avrò il compito in classe e quindi devo studiare. Mi devo preparare per il compito in classe. Facciamo finta che poi però gli studenti organizzino una manifestazione studentesca proprio per quel mercoledì, quindi quel mercoledì non ci sarà lezione, perché comunque non si andrà a scuola perché ci sarà questa manifestazione. Ecco, io commentando questa vicenda potrei dire: questa manifestazione casca proprio a fagiolo, oppure che fortuna, questa manifestazione capita a fagiolo. Che significa? Significa che questa manifestazione, che non era prevista, succede proprio nel momento giusto. Perché? Perché mi salva, tra virgolette, dal compito in classe. Perché comunque io mi dovevo preparare per il compito in classe, hanno deciso di fare una manifestazione, quindi non ci sarà lezione e quindi avrò più tempo per studiare. Quindi, in un certo senso, la manifestazione capita a fagiolo e mi salva. Quindi capitare a fagiolo oppure cascare a fagiolo significa succedere proprio nel momento giusto.
e quindi queste espressioni vengono usate in riferimento ad eventi imprevisti che si verificano proprio in un momento favorevole, nel momento giusto. Questa diciamo che è l'espressione più comune delle tre. Poi c'è anche l'espressione andare a fagiolo, di solito usata alla terza persona singolare, quindi va a fagiolo. L'espressione va a fagiolo viene usata in riferimento a qualcosa che viene considerato perfetto per un determinato uso o per un determinato scopo. Per esempio, alcune persone dicono frasi di questo tipo: Marco va a fagiolo come direttore finanziario, che significa che Marco è perfetto come direttore finanziario. Poi un altro tipo di costruzione che mi capita di sentire spesso è va a fagiolo per e poi c'è l'infinito e poi si dice l'uso oppure lo scopo per cui questa cosa, questa persona va a fagiolo, cioè l'uso o lo scopo per cui questa cosa, questa persona è perfetta. Questo comunque diciamo che è un uso più familiare, colloquiale rispetto a casca a fagiolo, capita a fagiolo. Poi da ultimo c'è l'espressione mi va a fagiolo che viene usata per indicare qualcosa che piace alla persona che parla. Se uno dice mi va a fagiolo vuol dire fondamentalmente mi piace. Cioè se uno dice questa cosa mi va a fagiolo vuol dire questa cosa mi piace, oppure volendo anche sono d'accordo con questa cosa, cioè questa cosa mi va bene. Anche questo è un uso piuttosto familiare e colloquiale. Quindi, come avete visto, in sostanza ci sono tre espressioni, c'è una parte che rimane costante che è a fagiolo e poi in un caso abbiamo il verbo capita oppure casca, nell'altro caso abbiamo il verbo va e nel terzo caso abbiamo sempre il va, però poi abbiamo il pronome personale, quindi mi va a fagiolo. Come dicevo prima, l'espressione più comune è sicuramente la prima, cioè casca a fagiolo oppure capita a fagiolo. Qualche tempo fa avevo fatto un video su e qui casca l'asino, ecco, anche in quel modo di dire viene usato il verbo cascare. Se avete voglia provate a dare un'occhiata a questo video, qui vi metto il link. Ecco, vi invito a guardare questo video, detto ciò vi saluto e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.